Ciao ragazzi, in questo video vedrete il vlog della giornata di sabato 28 maggio 2022, svoltasi a Bologna in occasione della fiera Auto Promotech. Se il video ti sarà piaciuto, lascia un like ed un commento. Non dimenticarti di iscriverti al canale, così mi darai la possibilità di crescere e portare sempre più nuovi contenuti. Buona visione! Ciao ragazzi, come vi avevo promesso, oggi vi porto con me e faremo il primo vlog, anzi farò il primo vlog della giornata di sabato. Ora sono le 5:49 e andremo alla fiera Auto Promotech insieme ad amici e alcuni li conoscerò per la prima volta. L'Auto Promotech, per chi non lo sapesse, è una fiera che si svolge ogni 2 anni e concentra tutti i brand dell'aftermarket e non solo. Questa è l'occasione giusta quindi per andare a vedere le ultime novità. Ci saranno tanti operatori del settore. Adesso sto aspettando Davide Rossi, che sta venendo qui, e poi partiamo insieme per andare giù fino a Bologna. Scusate la voce, ma purtroppo dopo 3 giorni di fiera la voce è quella che è, quindi cercherò di conservarla e di usarla al meglio. Aspetto il buon Davide e poi partiamo alla rotta verso Bologna. Eccoci qua ragazzi, come promesso avete visto qui chi c'è qui di fianco a me. Abbiamo scroccato un viaggio. È venuto a scroccarmi il viaggio, no scherzo. Andiamo giù insieme, prendiamo l'autostrada e andiamo direzione ovviamente Bologna. Dobbiamo trovarci con Vincenzo e poi dopo andiamo direttamente in fiera. Sì, andiamo. Come ti senti? Sei un po' così un po' stanco. Un po' stanco perché stamattina mi sono alzato un po' presto. Però vabbè, no, giusto. A che ora ti sei alzato? Alle 5. Però ieri è andato a dormire un po' tardino. Bisogna farlo una volta ogni 2 anni. Però ci divertiamo. Sì, dai. Oggi ragazzi dovete seguire il vlog perché ci sarà da divertirsi e da vedere tante cose. C'è tanto da vedere. Ci siamo fermati un attimino a fare benza. Fai anche lavorare. Mi metto subito a lavoro Davide. Sembra un omino distributore. Professionale. Sì, dai. Siamo pronti? Vai, guidi tu però. Va bene, dai. No, stiamo prendendo l'uscita giusta. Sì, dai, sembrerebbe. La dico un po' in romagnolo, stiamo prendendo l'uscita giusta, mi sembra. Bologna, ok, perfetto, dai. Siamo giusti in tabella di marcia. Ci vediamo, sì, si vede. E adesso il buon Vincenzo ci aspetta. Continuiamo l'autostrada. Soprattutto a far colazione, perché non l'abbiamo neanche fatto. Esatto, ho bisogno di partire già in bomba. Di calorie. Dire che secondo me queste fiere qua sono veramente una cosa da andare a vedere, perché l'aveva detto anche Vincenzo sulla live. Sì. E sono cose dove noi cresciamo, perché è fondamentale andare avanti con la tecnologia va avanti e noi abbiamo bisogno di andare avanti insieme alla tecnologia. Poi qual migliore occasione di andare a vedere le ultime novità del nostro settore, quindi del settore dell'automotive, perché tra l'altro più ne sai e là quando arrivi là non sai niente. Cioè se ne sai un po', là arrivi là e dici ma questa cosa qua è nuova. Quindi là noi impariamo soprattutto per aiutare voi a riparare poi le macchine, 1000 cose. Esatto, e c'è sempre da saperne una in più, sempre ogni volta. Non sei mai finito, Esatto. mai. Ci vediamo penso all'uscita dall'autostrada a sto punto. Siamo in orario. Sì, dai. L'unica cosa, non prendere tutto. No. Perché l'ho visto adesso e passava uno d'occhio. 120, 130, quindi. Oppure fai le riprese come i giri che vanno su, la macchina a manetta, però. Esatto, tolgo il contachilometri. Esatto, bene, ci vediamo all'uscita. Sì, dai. A dopo. Te le passa la mano? Soprattutto
fondamentale è te passa la mano. C'è il camion. No, se fosse il camion contro mano, ero convintissimo. Allora, siamo usciti dall'autostrada, è scappata un attimino la GoPro, vedrete un po'. Ma secondo me si riesce a fare un montaggio fatto bene. Dai, vedremo poi. Secondo me. Dove andiamo? Dove andiamo, Davide? Adesso andiamo da Vincenzo a fare colazione. Sì, dai. Io ce l'ho qua la colazione. E speriamo che... Oh, chi è? Ecco, Titolare dell'azienda. siamo arrivati, chiamiamo il buon Vince. E colazione. Sai che ce l'ho qua, te l'ho già detto. Finalmente siamo arrivati. Guarda che Davide devi fare la colazione. 2 ore. Sì. Tutto il viaggio ho detto appena arriviamo. Vincenzo e colazione. Vincenzo e colazione. Sì, eccolo qua. Vincenzo e colazione. Adesso ci porta nei posti giusti dove mangiare. Un bel posto, sì. Andiamo, vai. Via. Ci vuole. Vuol dire. Siamo al bar e stiamo facendo contento Davide che non vedeva l'ora Di mangiare. di mangiare. Ora sono contento. Ora è contento. Adesso ci colazioniamo bene. Vince, partiamo, andiamo direttamente in fiera che dobbiamo andare a trovare poi anche gli altri. Raggiungiamo gli altri. Esatto. Io? Ha preso possesso della GoPro. Sì. Perché... Allora, mi vedete me, ma praticamente è la GoPro di Michele col gatto. Michele, vuoi dire ai ragazzi dove stai andando? Stiamo andando all'Autopromotech per trovarci poi con gli altri, Tudor, Sebastian Vettel. e Fede di Segugio Garage. Chi manca? Vabbè, ci sono gli altri, i seguaci, i nostri seguaci. Sì. Ci aspettano dentro e fuori dalla fiera. Speriamo che non ci vogliono bussare. Ci vediamo là adesso. Ok. Tranquillo. Tu dicevi qua così? Donna macetta la macchina, noi compra. Oh, madonna, che questa è targa Gicci. Soldi sul bancone, cazzo nel piccione. Ingresso, noi entriamo ingresso via Michelino. Ingresso Michelino. Michelino. Guarda, io sono Michele, quindi... L'ingresso con Michele. Ma guarda che possiamo andare anche di là. Anche di là nel vialotto che passa. Allora, No, riesci a fare, io sono entrato da là l'altro giorno. Fate saltare da qui. E questi perché sono Vincenzo? Sono per Celeste Car Solution. Saranno contenti, guarda qua. Sì, perché ci sono le ragazze dentro, giustamente bisogna soddisfare tutti i palati. Esatto, Quindi, esatto. certo. Bravo. Adesso ragazzi andiamo come prima tappa allo stand di Celeste dove Vincenzo deve portare un piccolo omaggio che avete visto. No, dobbiamo andare a prendere gli altri davanti. E anche gli altri, è vero. Sì, dai, lasciamo un attimo l'omaggio e poi andiamo a prendere gli altri. Assolutamente. Siamo allo stand di Celeste e anche il buon Vince. C'ha ragione, Vince. Grazie, io mi faccio il caffè però. Gli ha portato i pasticcini e guardate chi è venuto qui a farmi la sorpresa, mi hanno preso da dietro Detto così però. ciao. Andremo un po' in giro tutti assieme, poi dobbiamo passare Cazzeggiare, poi Dobbiamo andiamo passare- a trovare i nostri amici della MCN. esatto. E dopo andiamo anche da Sebastian. Certo. Cartec. Esatto. Sì, dopo mi ha già detto cosa fare, farà qualcosetta, vedremo. Oh, ottimo. E allora tu Diagnostica. sei contento? Contentissimo. Sei contento di essere qui? Contentissimo. Ricordami di farmi le foto con voi perché non. Va bene, dai. Io poi mi dimentico. Ok. Ormai bisogna portarsi avanti. Non quelli che quelli che No, portarsi avanti. Uscire oggi e vedere tante grazie.
ammortizzatori giusti. Cosa ha fatto? Vedi che gli ammortizzatori giusti. Sono ammortizzatori. Le gambe, c'ha l'ammortizzatore nelle gambe. Io non lo vedo l'ammortizzatore, vedete gli ammortizzatori? Disegnati. Lei non le ha le Lei no, lei comunque... Grande Mamma mia. Vince. La dovresti fare dall'alto, almeno così c'è. Vero? Dall'alto. C'è una scala. Sul ponte lì. Vorrei pur giustificare che sei Devo giustificare, ma io non sono sposato, sono sposato. C'ho il cane. Io il cane. Sei cane, perfetto, famiglia È perfetta. grande così. Ah, sì, perfetto. Allora che impegnativo. Un bambino. Fra Dani a casa. Ragazzi, questo qua è la novità, diciamo, degli ultimi tempi. In pratica sono ruote universali che si adattano su qualsiasi tipo di autovettura o SUV o quello che sia, perché ultimamente succede che purtroppo rubano le gomme negli autoveicoli. L'unica soluzione è montare queste gomme qua che hanno il mozzo universale, quindi si adatta su ogni tipo di autovettura o veicolo in particolare, da poter portare il veicolo presso l'officina o gommista o chi di dovere, insomma. Ma di cosa sono? Lavatrici, sì. Sì, da caldo. Serve. Vogliamo vedere lo spruzzo. Allora guardi, è semplice ragazzi, dovete infilare la mano dentro perché Mano sinistra. la mano si infila sempre. Bisogna tenere in mano qui la frusta. Vero Antonio? Ok? Mirare e poi col piede ragazzi, col destro chi è destro, che mancino usa il sinistro. E poi track. Ovviamente tenere saldamente in mano il tubo perché sennò C'è pressione. se no parte tutte le... Ovviamente una volta poi lavato il pezzo, sempre all'interno abbiamo la pistola per andare a soffiare. Spettacolo ragazzi. No, io non sono capace. Che il chirurgo, dai. per i pezzi Dai, mica per lavare. Sì, ma io lo usavo. Cioè, questo va bene quando i motori pieni di morti. Ha una bella potenza. Diventa lustro, diventa. Che era già pulito, però. Guarda. Cosa scusa? Cosa non ho capito? No, dicevo, che non ho detto qualcosa? No. Ho detto c'è Tudor che lavora alla OMCN, è un bel ragazzo, è un bel ragazzo, cioè, come fai a nasconderti? Questi qua sono bellissimi. Davide c'ha qualcosa di simile, tu hai quelli della Fasano? Sì. Mi piace, guarda, peccato che in garage non ci stava, sennò io l'avrei già preso. Un lavoratore di quello. Ma guarda la colorazione che è fantastica. Mi ha fatto vedere dentro tutto il rotolatore, tutto i LED sotto. Ha fatto una roba, una balcatura rifacciata. Non so, soldini. Oggi. No, l'avranno buttato sotto.
troppo complicati. Ah, troppo complicati. Come dici in Toscana. Come si dice in Toscana. Come dicono i grulli toscani. Vabbè, però sono comunque dei video che se non le portano persone come te sul canale sono belli a vederli. Magari uno, che ne so, anche come me non li potrà mai fare perché sono comunque complessi, però è bello vederli e imparare attraverso questi video come funzionano. Sarebbe anche bello far capire cosa c'è dietro un video del genere. Dietro un video c'è ore e ore. luci, cavalletti, microfoni, fai scene su scene. Sì, no, questa non è venuta bene. Ma magari nei commenti ti dicono però potevi far vedere questo, potevi poi non sanno alle Tu cosa spalle. dici? Tu cosa dici? Questa la rifò. La rifacciamo. Però Adesso andiamo a beccare Sebastian e andiamo a trovarlo e gli andiamo a fare una sorpresa. Siamo tutti insieme, c'è Vincenzo e dietro ci sono gli altri. Andiamo a vedere che faccia fa. Cerchiamo... Che cerchiamo? Stiamo cercando... Dov'è? Stiamo cercando Sebastian, dov'è? Allora, forse qua... No, è qua? Dove andate? eccolo! Eccolo! Ciao ragazzi! Grande. Con la mano, Posto? Buongiorno a tutti! Che bel stand, ragazzi! E allora? Allora lui è il piccolo meccanico, 60.000 follower su YouTube, è il miglior meccanico del mondo. Cazzo. Ma ripara qualcosa? Forza, però si ripara. Buongiorno. Buongiorno. Hai visto? Hai visto? Siete, esatto. Sebastian. Ciao. Come stai? Bene, bene. Che piacere. E guarda chi ti ho portato anche. Davide. Di Rossi Automotive. Ah, è vero, sì, ciao ragazzi. Davide Rossi, la meccanica e Sebastian. Sebastian, il preparatore. Hai visto che roba, Siamo tutti qua. Hai visto Allora, che hai fatto la sorpresa? Merda, non me l'aspettavo, raga. Ero qua che... Facciamo di là. Abbiamo una pasta per le cromature fantastica. Solo che Dopo non va bene, allora, o fate voi tutto il muro di là, io di nascosto vado lì dietro, Allora, io pomeriggio faccio un TikTok fortissimo. Ah, ok. Perché voglio ampliare la carrozzeria. In carrozzeria da adesso in poi, ha presente che la donna ammacca sempre la macchina? Faremo anche le unghie. Facciamo anche le unghie, sì. Quindi grande tutto, aspetta, È lui! Ma no, stava facendo il video. Mettetevi in posa, ma è un video, Lo so. Che bello vedervi. Bellissimo. Allora noi tre dobbiamo fare un corso di verniciatura, sempre se tu ci stai. Guarda, Ci sto, io sì. sono sempre. Sì, ma io L'avevo detto, ci sto. Io parto da livello base. Sì. E dopo sei tu che. Sei tu il mio maestro. Ci facciamo anche TikTok, ci facciamo. Mattina l'ho Felice. Cosa? Mattina ti ho caricato. Sì, mi ha caricato. Abbiamo subito iniziato a fare il vlog. Lui è Mike Buongiorno dei YouTubers. Lui è quello che aggancia tutti. Dov'è Segugio? Non è segugio.it, attenzione, è un altro Segugio che ha sempre il cane. Esatto. Dietro sì. È bello mettere Questo è forte, ragazzi, questo qui è... No, lui è... Lui ti smonta una macchina, fai così, tic, e l'ha già smontata, Sì, Guardo, Merda. ha già capito cosa c'è dentro. Ha già capito cosa c'è dentro? Esatto. Aspetta. Ragazzi, lui, Sebastian, è lo sponsor della Cartec. È un grande. In 2 mesi è spopolato. Sapete la cosa bella? La cosa bella è che i social creano amicizie che restano per sempre poi, vero? Per sempre. Questa cosa della mano. No, lo faccio sempre così. Fantastico. No, Grande. scusa il mio. Grande.
Grandi ragazzi. Allora, non so se è presente, ma lui i primi video non metteva neanche la sua. Più vedo qui, viene fuori una roba spettacolare. Di Rossi Automotive. Allora, di Rossi Automotive, vi voglio dare un consiglio. Allora, io sono molto bravo in carrozziere, poi lo sapete. Io lo smonto. Lui smonta. Allora, cosa volevi dire? Che nella vita è importantissimo Ok? andare avanti, che i propri obiettivi, i propri sogni. L'ho sempre detto, ma anche in TikTok, perché delle volte c'è ragazzi che parte dicendo, facendo un video, no? Magari sbaglia. Sì. No, ma uno basta che commenta una volta e lui muore. No, Anzi. sai quanti commenti ho io? Del cazzo poi, lo sapete anche voi. Anzi. Se sbattiamo il cazzo, lo facciamo così, giusto? Esatto. Sempre. Tu non li hai i commenti negativi? Certo che li ho. Vabbè, vedi? Grande ragazzi. Su Telegram e c'è uno che mi chiede le bobine, cioè le bobine. Ma di che Adesso no, dai. No, Chi le è? bobine no, dai. Dino Amorfini. No, glielo rispondiamo dopo. Vogliono sapere le bobine. No, dopo. Siamo impegnati. Ora facciamo festa. Dopo rispondiamo, ora sì. Ti faccio crescere anche su Instagram, Bravo, dai. No, ma poi dopo mi superi, c'ho paura. No, c'è una parlantina che. Guarda qui, guarda Non qui. è vero. È vero? No, lui è il migliore. Hai detto una bella parola. Hai detto che lo fai crescere. Ma in che senso? Di altezza. Un po' di pasta sotto i piedi. Non conosci più il meccanico? Cioè, Piacere. Adesso ci seguiamo anche a te. Che bello, bella sta maglia. Piacere, Alex. A parte che lo stand è meraviglioso. Bellissimo, sì. Il piccolo ma cosa meccanica. Non abbiamo concorrenza, dai. No, Meccanica, no. siamo tutti dei Ho bravi paura di ragazzi. questo qua adesso che mi cresce su Instagram. No, 500 iscritti su Instagram, cazzo di fresco. Vabbè, io ne ho 80.000. Devi ancora lavorare. Devi ancora lavorare tanto, dai. E devi lucidare e stirare. Sai che ho iniziato 2 giorni e ho preso 40 follower? Per me sono soddisfazioni. A me se mi arrivano 3.000 al giorno. No, appunto. No, ho visto che sei bravo lì sul. Cioè, ma sa spiegare anche. No, importa la gente, perché non voglio parlare, magari c'è stato però è quello lì con del parafango, e questo qua esce dalla fabbrica così, ma poi li mettono a cattare lì il primer, ma questo qua la gente non sa un po' cosa sta dicendo. No, è vero. Io che vi so le cose, allora mi ho detto bravo, lo merita. Sì, no, Coinvolge lui, coinvolgo, magari c'è ragazzino che non lo sa. Perché la gente vuole imparare, no? Molti mi scrivono, guarda Claudio, voglio imparare qua e là. Ragazzi, guardate le mie storie, guardate i miei filmati, se non sapete qualcosa mi scrivete. Però è normale che con 80.000 non riesco subito a rispondere a tutti. Perché uno mi dice, perché hai fatto il paraurti così? È vero. Infatti, quando te hai messo una storia su TikTok, ho messo io scritto, mi sa, bravo, non so quando lo ricordi. Perché uno ti dice, perché il paraurti? Questo qua dice, ma perché nel stesso? Allora, ho fatto un paraurti intero, ha preso 2-3 milioni di visualizzazioni. Solo. Allora no, è bello perché allora mi scrive uno, perché hai fatto il paraurti intero? Un altro, sempre lo stesso video. No, cioè tu dovevi sfumarlo, allora porca troia, decidete, esatto, o sfumo, ma cioè. Ma è gente che non sa il nostro mestiere, non sa, devi essere lì, Io pensavo che era soltanto nel nostro ramo, no? Ma anche da loro. Capito? Noi facciamo un cambio dell'olio, ma perché non gli hai fatto anche la guarnizione della testata? Perché non hai fatto anche i pistoni? Sì, aspetta, con i soldi degli altri. Cioè, sei venuto qua per quello, giusto? Giusto. Tu devi fare il parafango perché gli hai fatto anche l'altro. Ma tu sai cosa ti scrivo? Io scrivo sempre, hai ragione. Quelli sono i leoni da tastiera. Esatto. Quelli, anzi, sono quelli che sono nati da un altro buco. È il gatto qua. Ma quello che ha commentato l'ultimo che ha messo su Facebook, che cazzo ha detto, aspetta, che hai fatto? Perché la cinghia? No. Bravo. No, ha detto, ma a cosa serve cambiare la cinghia? E poi sempre lo stesso, è sempre lo stesso, la settimana prima, a cosa serve cambiare le ganasce? Perché l'hai cambiata? Avevo un cazzo da fare. È la macchina dei Flintstone, prendi quei piedi.
Esatto. Ma allora trovi tutti i commenti, cioè ti sparano tante cazzate che c'è da diventare scemi. Uno mi ha scritto ieri, allora mi dice, ma te con l'assicurazione prendi, io ho scritto, perché cioè, non rispondiamo a tutti, no? A questo qua l'ho visto dove gli rispondo, perché io l'ho fatto così, mi scrivo ancora, poi io lo lascio stare perché dopo devo, se continua a offendere. Quelli là sono quelli che hanno quel tipo di lavoro. Ah, ok, quello non capire, no, perché ti diceva ben tutto, dopo un po' lo capisci. Uno che intende lo sa. Ho pubblicato con la un video che lancio il nastro e c'è il paraurti usato, quello lì è un'assicurazione, è un'arma. Non ti paga per smontare il pagino, non ne frega niente. Sì, esatto. Io lancio sto nastro qua, no? Allora, e faccio finta che è lì che sto verniciando, poi questo cane dice, un ragazzo di qua, ma dovevi smontare i paraurti. Grazie per i consigli, cosa devo dire? Devi smontare i paraurti, ma c'è, allo site, sì, devi smontare, ma c'è, come fai per, devi smontare i paraurti? Grazie per i consigli, perché sennò ti paga una miseria, tutto, ma c'è. Cosa? Io invece, lui fa 3000 follower al giorno, io invece sto raccogliendo 3 youtuber al giorno da seguire. Stavo dicendo, quando capita di trovarli tutti insieme? Infatti, no, perché gli stavo scrivendo a lui stamattina, ero sul treno, mi dice, dove sei? Sto sul treno, mancava poco, no, per arrivare. Ok. Mi faccio, sono già emozionato, perché... adesso sono già emozionato e lui mi fa, addirittura, quando ti capita di ritrovarli tutti insieme così? quello che dicevo nella live, no? È interessante, ragazzi, guardate. Però io ho già risolto. Viene Vladimir, lui me l'alza, tutto il giorno così sta. Sembra questa fiera carina? Tanta roba. E siamo appena all'inizio, dai, perché appena... Sì, abbiamo fatto 2 padiglioni, esatto, forse. esatto. I video me li guardo perché lui diceva io non ho tempo di guardarli. Mandi avanti, Però metti le rosce. io li guardo. Io li guardo. Ma i miei li guardi? Velocità alta. I miei li guardi? I tuoi sono belli che sono corti. Se mi metto lì la sera, ho 10 minuti, un quarto d'ora, me lo guardo volentieri. Poi chi è il fortunato non lo so di quella sera. Ma dopo li vedi magari negli giorni dopo, dai. Sì, però comunque, no, dicevo perché lui non ha tempo di guardare, ovviamente, piuttosto se non ho tempo non me lo guardo. Cioè, piuttosto che farlo scorrere, mettere il commento così, tanto perché, no. No, infatti no. Cioè, preferisco, anche Prendermi se il mio mi tempo. devo guardare 5 minuti oggi, 5 minuti domani, però lo guardo tutto. Perché, cioè, mi sembra minimo, no? Poi dietro, Cioè, tutto come ti ho l'impegno, raccontato, per tutto l'impegno mi sembra il minimo. ce n'è da no? lavorare. Sta lì a far scorrere il commento, sì, bel video, bla bla bla, solito, no? Ora ragazzi entriamo nel padiglione 36 ed andiamo a vedere anche questo. Andiamo direttamente lì, per favore. C'è Vincenzo che fa strada e adesso andiamo a vedere il gattino, ciao. E adesso andiamo, dove vuoi andare? Dove vuoi Facciamo andare? le foto con le ragazze. Poi dopo Ok. andiamo. Ragazzi, siamo arrivati allo stand Zecca con tutti gli altri e andiamo a vedere, di fare 4 chiacchiere con loro e vedere un attimo che prodotti hanno. Vai.
Questa ce l'ho. Tudor, cosa ne pensi? Ti piacciono? Penso che sì, bellissime. Guarda, io ho questa qui, che è carina, anche queste sono molto molto belle. Io con questa qua mi trovo bene, perché è piccolina. Anche a me è fai cercato. tic-tac. Mi hai cercato. Ah, ti ho cercato? No, questa. È piccolina ma potente. Ma potente. Quella è questa. Allora, questo è un tubo di alta visibilità che si vede sui pavimenti, è il nostro K+ tradizionale, quello invece è speciale carrozzeria, è un tubo più morbido, silicone free. Allora, è un tubo che non ha effetto memoria, antistatico e completamente privo di silicone, quindi è perfetto per studiato per le carrozzerie. Questo qui da un gommista adesso agli inizi di aprile per vedere, adesso hanno cambiato gomme piano. Sì, no, poi da noi se non hai le gomme da neve non puoi neanche andare in autostrada, quindi diventa e fino al 15 aprile al 15 maggio hanno cambiato le gomme. Questo qui, anche se è stato a contatto con la gomma dei pneumatici, con la polvere dei dischi dei freni, in realtà si è sporcato un po', ma veramente poco, perché è talmente liscio l'esterno che lo sporco non ha tempo di aderire. Ma tante volte lo pulisci anche con un panno senza niente, con acqua, ma sì. Questo qui è specifico per le cabine di verniciatura, da mettere la voce cavo fuori e entrare nella cabina di verniciatura, oppure ci sarà lo spezzone di cavo da lasciare nella cabina di verniciatura. La voce cavo dentro la cabina di verniciatura, poi non fa la boccola, vedi come fa questo, essendo più rigido. Qui sopra poi si riempie di polvere. Il cavo no, il tubo no, perché è un antistatico. Quello lì ha l'antistatico dentro, quindi il disco di vernice, le particelle di vernice non rimangono attaccate perché non si carica elettricamente. Per la bruciatura? Sì. E in più è anche privo di silicone, quindi il silicone che vernicia non esiste proprio. E quindi abbiamo tutte le guarnizioni all'interno sono lubrificate con dei grassi che sono privi di silicone, quindi buongiorno, non so quante cose ci sono dietro. Sì. Invece questo qui che abbiamo fatto nuovo è quello ad alta visibilità, è lo stesso del K+, quindi è uguale al K+ normale, ma è dove devi fare attenzione per terra che c'è il tubo. Abbiamo pensato ad esempio per i gommisti, un gommista quando cambia le gomme dell'auto ha il cliente che gira intorno alla macchina e gli rompe le scatole, e ha il tubo per terra, quindi almeno con questo è molto più evidente. Poi ci sono alcuni ambienti industriali ad esempio dove sono più attenti alla sicurezza, quindi anche quello in più su tutti questi ma anche sugli altri si può mettere il freno. Non so se l'avete mai visto come funziona, vi faccio vedere come funziona il freno. C'è abbastanza velocità per poter Michele, non sei stato attento, ti sei perso il freno. Scusatemi. Lo rifaccio. Lo rifai? Allora ok. Ah no, si rimani così. Io non fermo nulla. Allora, questo è se io svolgo il tubo, poi mentre lo riavvolgo mi scappa e torna indietro molto velocemente. Con il freno, che è qui. Questo qua è il freno, ragazzi. Lo lascio andare. Bellissimo. Avete visto che subito comunque va veloce, deve acquistare velocità per funzionare, perché ci sono delle masse che più gira veloce più vanno verso l'esterno più frena. Giusto? C'è anche su quelli grossi come questo è possibile montarlo, lo sportellino si monta. Non lo possiamo fornire montato per una questione di imballo, è a parte, vedete che sporge, dovremmo mettere una scatola molto più grossa e proteggere tutta questa zona, ma siccome ci vuole un minuto a montarlo, lo si mette a noi. Qui c'è uno sportellino, togliendo lo sportellino si applica il freno. In 2 minuti il gioco è fatto.
più il tempo di prendere il cacciavite dentro il cassetto. Sì, è vero, di trovare il cacciavite con la punta giusta. Esatto. Sì, perché c'è una vite. Bisogna usare il PH o il PZ2. Su tutte le nostre viti. Visto che siamo qui, vediamo un po'. E noi ti inseguiamo, Michele. Vi spiego. Ci fa vedere un'altra cosa. Sì, visto che siamo qui. Ma vi serve ancora? Sì, certo. Ci portiamo lui. La nostra guida. Qui ci sono esposte le 4 tipologie di lampade portatili a filo che abbiamo. Si distinguono per la fonte luminosa e per la forma, mettiamola così. La prima è la 328, una lampada che molti anni che c'è, è il nostro cavallo di battaglia, mettiamo così, ha l'impugnatura bicomponente, ha un circuito elettronico particolare, E il LED che si cambia. No, questo qui è il tubo fluorescente, non è a LED questo. No, però dico è la parte che si cambia. Sì, fluorescente sì. Okay. Si svitano 2 viti, si sfila la campana e si mette. Ok, quello ce l'ho. Tutte le nostre lampade hanno tutti i pezzi di ricambio, quindi abbiamo lampade che non sono consumabili, cioè per noi la lampada non è come lo spray per i freni che poi finisci, butti via, o si rompe la lampada e la butti via. Le nostre lampade le compri, le acquisti e durano nel tempo. Se si opacizza la parte davanti c'è il ricambio, si spacca il gancio c'è il ricambio, le lampadine sono intercambiabili. Questo qui è il tubo fluorescente da 11 watt che corrisponde a 75 watt delle vecchie lampadine, così uno, non dico Lux e Lumen perché poi alla fine è meglio fare il paragone con le vecchie lampadine, sì. Invece poi abbiamo queste 2 lampade, questa e questa. Allora, questa qui ha la stessa lampadina di questa lampada, è un po' più semplice come forma, però è più facile la sostituzione si svita, bisogna tirare via, svitare questa vita che blocca la rotazione, si svita, abbiamo invece la versione della nostra lampada che fa più luce in assoluto, ha dei LED che sono dei LED, si chiamano SMD. Sono puntiformi, hanno questi coni che servono a concentrare la luce. Il LED ha la luce normalmente che parte a 120 gradi, con questi coni la concentriamo a 60 e quindi fa una luce molto concentrata. E invece questo qui è un LED che si chiama COB, che è molto simile a questo, ma vedete che è lungo, e questo qui non ha nessun riflettore che concentra, quindi ha la luce molto più ampia. Quindi se uno deve lavorare, che ne so, in un punto esatto del motore e fare un'illuminazione così, usa questa. Se uno deve illuminare il vano motore, usa questa. Come la portatile della Reda Lux. Bravissimo. C'è anche la versione portatile di questa? Sì, questa qui è una lampada a filo che è nata dalla nostra lampada ricaricabile più venduta, in assoluto è dal 2009 mi pare che c'è questa lampada. Le lampade normalmente durano 2 o 3 anni, poi vengono cambiate, quella è stata sempre aggiornata, è indistruttibile alla fine. E si chiama 345, poi abbiamo fatto la versione a filo. Io le ho entrambe in officina, sia la portatile che la fissa. Però la 345 non ha fronzoli, non ha i magneti, non è snodata, però è indistruttibile. Questa qui è veramente indistruttibile. Anche su queste lampade c'è il ricambio della batteria, c'è il ricambio del frontalino, c'è il ricambio del gancio. Ci sono, perché metti sfiga che ti cade per terra. Io una volta l'ho lasciato sotto la macchina appunto perché non ha la zona con il magnete, è rimasta a volte dietro, ci sono salito con la macchina sopra ma lei era ancora accesa. Beh, perciò me ne sono accorto perché è rimasta accesa, se no... Grazie di tutto, è stato un piacere. Buon giro, buon proseguimento. Arrivederci. Grazie, ciao. Arrivederci. Ciao. Fai strada, Davide, fai strada. Andiamo a vedere una bellissima pressa. Questa è una bella cosa con tutte le boccolette, questa è una bella roba. Di solito è sempre un casino con le boccole in giro, averle qua così a portata di mano, top. Non è male averle a portata di mano così le boccole, è sempre un disastro in giro.
Non è una cazzata. Ah, infatti in officina da me dietro io c'è sopra, il mondo. Sopra, sì, che quando poi tiri giù il cuscetto, tum, è scaduto per te. Stop, fermi tutti ragazzi. 1, 2, 3 stelle. No, arriva. Eccolo. Grande. Montagna alti. Qui tutti gli altoni qua siamo. Ciao, grandissimo. Sì, mia moglie l'ho lasciata a casa. Bene. Piacere. Seguitelo su YouTube, Sergio Garage. Piacere. Tutto. Fate dei video di qualità pazzesco. Siamo qui adesso, abbiamo fatto un giro per la zecca, adesso vediamo di girare un attimino gli stand. In montagna ci ho messo un'ora per trovare il 36. Va bene. In montagna vado veloce, ma qui guarda. Buongiorno. C'è il mio amico che chiede dove siete? La A sera. Milano, in provincia di Modena. La sera. Ah, la sede. Hai sentito? Non la sera, la sera. Avevo capito un'altra cosa. Avevo capito dove sei la sera. Bello quella lì. Mickey, guarda. Guarda che bello. Si può vedere. C'è il sonoro. C'è il sonoro, ragazzi. Ma no, è bella. Fa anche il suono. Fa anche il suono. Ma i gradi o... Non lo so. Dov'è la signorina? Adesso arriva. Arriva Mickey. Sei sicuro, Michele? Fa i gradi. Tanta roba. Chiediamo. Ma certo che ti dà. Poi si accende. Tudor, metti la mano così, Tudor. Davanti a te. Sì. Di questa chiave dinamometrica. Questa chiave dinamometrica fa 20-200 Nm, impostabile dal display, quindi tu imposti la coppia di serraggio, tiri, quando arriva si illumina il display e fa un beep, un cicalino, un beep normalissimo. Non fai gradi, questo è solo Newton-metro e basta, non abbiamo chiave gradi. Chiave gradi non ce l'ho. Nessuno la fa chiave gradi. Cioè, c'è poca richiesta. Essendo noi importatori, non siamo costruttori. Però se devi chiudere una testa, 90% sì, lo so, però non le tratta nessuno perché il 90% anche della concorrenza, essendo importatori, la prendono Newton-metro perché il 90% del mercato è Newton-metro. A gradi io catalogo non c'è nessuno per fare. Tu volevi 2 in 1? Sì. Non è una cazzata. Esistono, sì, lo so. Esistono. Questa l'ira di Dio. Qui c'è la batteria, ovviamente. La batteria, metti la batteria. Questo perché? Perché eventualmente per tararla. Okay. Può capitare delle volte che ti si stara. Certo. E con questi regoli di taratura. Ok. Giochi un po' sopra, un po' sotto e la togli una volta all'anno dovresti mandare via tutte le dovresti. Bella. Si fa guardare. Poi ragazzi c'è il sonoro. Quello è certo. È buono, è molto buono. Come quelli che dicono. Sonoro è anche visivo, perché questo si illumina. Il LED? Esatto. Come il display si retroillumina, ti scolora. Perché molte volte i ragazzi delle tacchette o... No, ti si illumina e basta. Ti viene ovviamente digitale la coppia, desiderata, e quando arrivi a coppia ti si illumina. Poi c'è il sonoro per quelli che dicono Vince, ma quando tiri la dinamometrica, ma lei va sempre, certo che va sempre, ti devi fermare, quando senti fa il tac tac, qui non si può anche sbagliare, c'è il sonoro che ti dice fermati. Ragazzi, questa molte volte ci chiedete, Vince, ma che dinamometrica dobbiamo prendere? Eccola. Con quella non ti puoi sbagliare. Giusto? Se sei abituato al tac della chiave normale, lì c'hai tutto, c'hai il tac, c'hai il beep e c'hai il visivo. Anzi, 3 volte vi ferma col tac, col beep e con la visuale di un è retroilluminato, si illumina e basta. E Savio con il fischio. Col fischio. E poi questo qua ricordiamo che è 20 fino a 200 Newton. Ragazzi, non è poco. Queste qua in macchina, ma anche in garage per le ruote, è fantastico. Ottimo. Loro quelle che interessano le ruote, non devono stringere le testate, ragazzi. Le testate ci pensano i professionisti, giusto Vladimir? Loro devono stringere le ruote, basta. Quelle che non fanno alcuni gommisti. Chi ha detto i gommisti? Ha detto gommisti? E poi non è finita qui. Anche tutto. Anche il banchetto. L'arredamento. Come si dice più? Trendish. Wow. No? Spettacolo. E poi c'è come vengono classificati il nome di questa arredamento d'officina. Ecco, arredamento, detto bene. Vincenzo, io ho bisogno dell'arredamento dell'officina, guarda. Se porti questa a casa, tua moglie non ti fa entrare perché lei intende un altro tipo di arredamento da cucina. Esatto. Lei questo qua ti caccia fuori perché poi abbiamo anche gli arrotolatori sotto, tutti i cassetti. Quindi ragazzi, qui non si scappa. C'hai anche pure il rusco, tac. manca la lavastoviglie, poi sei già a posto.
un bel banchetto. Questo qua nel garage di casa è proprio perfetto. Vladimir, te ce lo vedi già? Parliamo. No, bello. Esatto. Come dici? Bisogna allargare il garage. Piccola e piccolo modo di dire, tutto concentrato perché vede tutto quanto qua. Sì, anche per i spazi ristretti certo. È comodo. Cioè fino in fondo. Bellissimo. Cosa volete più dalla vita, ragazzi? Passione, manualità e fate tutto, giusto? Frigorifero per la birretta, così. Un frigorifero. Lo metti qua, togli questo. Guarda, no! Lì c'è il posto del frigorifero. Anche io c'ho il frigorifero. Qui ci va il frigo. Anche io c'ho il frigorifero. Certo, noi abbiamo il... Chi è che non ha il frigo in garage? Scusa. Io ce l'ho, l'avete anche visto nei video. Le birrette. Certo, le birre, quello ci devono essere. Bene. Allora ci ha capito che siamo da YouTube? Più o meno, avevo intuito. Ma avevo un dubbio, ce l'avevo ancora. Sì, bisogna dire tutto, perché i ragazzi poi fanno domande su domande. E noi bisogna spiegare tutto, perché sennò alla fine rimaniamo fregati. Vincenzo, dobbiamo chiedere al nostro amico se fanno anche allestimenti per officine mobili. Al momento ancora no. Volendo, adattando questo si può montare. Sì. Questo si può adattare su un'officina mobile. Officina da esterno. Diceva Federico, ci vuole una bella officina da esterno. Resistente alle intemperie. Però per me, ad esempio, una cosetta così. Un angolino sarebbe... per fare una bella tazza di tè caldo. Esatto. Allora, questo qua no, questo qua tu ci vai dentro, ma proprio sei incasinato che sei a piedi, tiri fuori, ma proprio quando sei proprio la canna del gas, che normale smonta gomma, non va niente, ci vai dentro e fai fuori. Se ne servono questo, un levarino, sennò... Noi abbiamo portato uno perché dentro ne diamo uno per casa, ok? Poi c'è la leva proprio nuda e cruda, quella di metallo, che qua non ce l'ho. Questo è molto comodo, cos'è Piero? Servono per l'intubazione. Per stringere i tubi dell'olio? Io vado via. Le pinze? Tubi. Grip un po' più aggressivo. A cosa servono queste? Per stringere i tubi, quando cambiate i tubi dei freni, cioè i cilindretti, i tubi dell'acqua, carburante, per bloccare la tutto. fuoriuscita dell'olio. Anziché di utilizzare magari le pinze a grip, si utilizzano queste che ovviamente ci sono di varie misure in base al tubo. Poi Molto avete anche comodo. quelle a cavallotto. A cavallotto no, perché abbiamo quella a cavallotto stili. Ah, ok. Ottimo, Ma Dio quando vedo togliere un tubo dell'acqua, quelle robe lì, per non fare il lago. Sì, noi ci siamo sempre trovati bene con quelle a vite, ovviamente non ce l'abbiamo. Se volete i prezzi, nei risposti. Praticamente ci sono. Sali allora? Ok, no, che devo fare? No, allora lasciamo Fede. Che vuole fare il video? Prova la calamita di questo. Non riesce a staccarla. Fede, come hai fatto prima? Fammi vedere, facci vedere. Dai Fede, facciamo dimostrazioni. Prima cosa, oliare di tanto in tanto. Allora, per svitare dobbiamo metterlo in posizione svitamento tramite questa levetta. Svitato molto facilmente, invertiamo. Poi ho visto anche che qui hai visto quello piccolino, questo è figo. Anche questo ragazzi, questo è bello. Questo è comodo per gli spazi angusti. Questo qui fai tac tac tac. Lavorate da sotto, per terra, senza ponte. Esatto. Ci siamo accorti con Federico che perde un po' di aria. Avvicinati a Vabbè, ma poi questo non è un problema. È l'O-ring. Di questo. L'O-ring. Per riavvitare la vite, mi raccomando, non andate con la pistola come qualcuno, qualche genio. Ma appuntate e solo dopo possiamo anche mettere al minimo. Puoi tirarla anche sotto un po' a mano, sì. Sotto un po' a mano e dopo gli dai un colpetto. Poco. Poi e dopo? Dinamometrica. Avevo messo al minimo. Ah, ok. Se vuoi prendere la dinamometrica lo mettiamo a... quanto lo mettiamo? 100, questi in lega sono? 120. Se non si arrabbia il titolare. Vai, piglia. Dello Prendiamo la dinamometrica. Piglia, 120. Piglia. Prendi l'avvitatore. Se non ci caccia. Non ci caccia nessuno. Allora, 120. Vai.
Guardalo subito al primo, cioè vedi chi... Vedi la manualità di Federico. No? Tac, tac. Guardalo. Tac. Qual era questo? È un po' duretta. Eccola là. Perfetto. Basta. Quando ha fatto tac. Click. Basta. Come ha fatto? Tac. Basta. E qui Vincenzo cosa c'è di bello? Abbiamo, vai, allora innanzitutto siamo passati da Fermi a come si pronuncia? Vogel. Illustrami un attimo velocemente, dai. Ma più che altro, allora calibri a quantità, ma te lo spiega bene lui. Vai. Allora, calibri, misuratore di pressione, calibri, rifrattometro, endoscopio. Sapete cos'è l'endoscopio? Certo, assolutamente sì. Tester. Questa è sempre la sonda di questo endoscopio, comparatore col supporto. Questo ragazzi, anche questo non può mancare nel garage di casa vostra, molto sì. Questa qui guarda. È quel tac tac. Sì. Quando vi scappano le viti e non sapete come andarle a prendere, questo ci andate dentro vicino, fate... Fagli vedere come schiaccio dentro, schiacci. Guarda. E poi Michele metti il dito. Metti il dito? No, mi fa male. No, perché è potente, certo. Che magari è... Poi c'è la calamite che avete visto molte volte nei nostri video, dove ci mettiamo le viti sopra. Savio ne sa qualcosa. Savio ne sa qualcosa. Del piattino calamitato, sì. Esatto. Questo è bello, ragazzi, della Vogel, attenzione. Sempre stesso gruppo, ma certo, stesso gruppo, perché sennò non potevano stare tutti e due nello stesso stand. È bellissimo. Senza pagare. Dobbiamo parlare dello specchio, degli specchi. Specchietti, se eventualmente. Ecco, con le donne si specchiano in macchina, voi vi specchiate in officina, cioè. Ottimo, dai. Questo qua per le gomme, questo qui per vedere il battistrada. Che ragazzi dovete avere anche questi in macchina, leggerissimo, bello. Qui si mette la batteria dentro, track, e il gioco è fatto. Non hai detto? Dopo. Ecco, adesso passa qualcuno. Attenzione. Ti dà un calcio. No, questa è la foto. Sì. No, la 405, grazie. Quella prendono per un caso. Dove te? Via Mark! Che fatto, Luis? Ovviamente ragazzi ci hanno dato il lecca. Ragazzi, andate a visitare. Davide, come ti sembrano? Questo è un strumento, secondo me, fondamentale per vedere se ci sono perdite sugli impianti di climatizzazione. Puoi spiegare un attimo al volo come funziona? Al volo, praticamente, al posto del gas che va a occupare l'impianto di climatizzazione, viene messo dentro dell'azoto. Questo strumento qua è il cercafughe. È il cercafughe di azoto. Tu vai in giro, se suona, la perdita è lì. E quindi si trova la perdita? Si trova la perdita e si mette a posto. Perfetto. Questa è ottima per caricare l'olio dei differenziali. Se avete per la Discovery. Esatto. Sì, vieni anche tu, Tudor. Bellissimo. Questo magari l'olio del cambio è un po' più piccolino, un po' più gestibile negli spazi stretti. Che altre cosette che vi piacciono? Altre cosette belle abbiamo. Questa è quella che ha questa qua, che ha Fabietto. Questa Fabietto. Quale? Questo. Ah, ok. Per i fari. Ha già fatto i fari di metà misilmeri. Esatto. Oh, bello questo. Ragazzi, questa qui è la cassettina che dovete comprare per il vostro garage, che non potete fare nel senso. No, assolutamente no, non può mancare una cassettina di queste dimensioni per il vostro garage. E anche queste. Sì, tanta roba. Davide, tu cosa mi dici? Poi c'è Michele. C'è Michele col gatto. Qualcosina utilizzo anch'io, qualche strumentino utile. Se vuoi spendere rapporto qualità-prezzo non male. Una cosa che non può mancare. Il kit leve. Esatto, un set di leve per togliere ad esempio portiere. Se dovete sostituire un leveraggio di un finestrino, anche alcuni fanali, e non volete distruggere le clips. Questo può essere utilissimo se fate la sostituzione dei silent block nei bracci della Panda. E Vincenzo ne sa qualcosa. Certo, sul silent block della Panda con la 30 track
lì ci vuole, ragazzi, se no non potete fare il saliblocco della Panda dietro, cioè non si può. Cosa stavi dicendo, Davide? Lo stand Govoni. Lo stand Govoni, tanta roba, un po' caro, devo dire la verità, però attrezzi di qualità, soprattutto per particolari lavori, tipo estrattori iniettori, strumenti di fase. Qua c'è tanta roba, io un occhio ce lo darei. Andiamo tutti allora, dai. Quando questa candeletta è spezzata da destra, che uccide. Come? Tutti seguono, Fede. Adesso andiamo da Davide, vediamo cosa... Stai smontando? Prendo su un iniettore. Di a cosa serve, dai, perché sennò... Gli iniettori... questo diciamo ai ragazzi cosa serve. Vince, vai. Spiegaci un po', Davide. Devi spiegarmi? No, allora, quante volte capita l'iniettore bloccato, magari soprattutto sul 1300, multijet, succede tantissime volte. Ci sono quelli un po' più basilari e semplici, che sono questi a battere. Poi, senza lasciarci il dito sotto. Senza lasciarci il dito, ok. Poi ci sono quelli un po' più, quando ci sono robe pro, pneumatico. Quindi o lo tira su o spacca fuori tutto, non ci sono alternative. Per l'Euro 5 non va bene, sono uno piccolino. Sì, esatto, c'è la modifica per farlo entrare al posto della turbina, senza fare la turbina. Ti serve uno strumento qua. Allora ragazzi, questo sì che è interessante. Questo qui è regolabile, serve per allentare le ghiere quando ci chiedete: Vince, come devo fare a tirar via la ghiera? Col cacciavite non riesco, si è rotta, non si allenta. Eccolo qua. La soluzione è questa: una bella chiave regolabile per tutte le misure, sia per la ghiera piccola che la ghiera grande, e vi passa la paura. Track. Vai Davide. Quando bisogna togliere le molle per cambiare l'ammortizzatore, ed è soprattutto sicuro. Molto sicuro. È come quando andate sulle giostre, ragazzi, bisogna chiudere perché sennò vi fate male. Certo. Tac, si apre e via. Soprattutto per la sicurezza. Tu sai cos'è da montare? Il mondo. Cioè. Lo so. Ah, batterie. La batteria della macchina elettrica. Vedi che c'è tutto isolato, serve per togliere la batteria di trazione delle macchine elettriche. Che sono belle, pesanti. Belle pesanti e belle grandi, perché alla fine è lunga quasi come tutta la macchina. Come dicevamo oggi in macchina, finché sono Toyota si fanno quelle piccoline, ma quelle grosse, tipo come Smart, Tesla, magari che ha la batteria lungona, così. Anche io. E adesso stiamo con tutti nello stand del Milwaukee. Ragazzi, Milwaukee. Michele ha fatto le scuole alte, io quelle più basse, l'English. Allora, come dice il mio amico, guarda tutte le attrezzature a batteria, guardati. Questo è il banchetto di China. E ora ragazzi abbiamo fatto lo stand 36 e andiamo a vedere altre cose ancora, quindi continuate a seguire il video. Come potete vedere, quello è un gadget, per quanto riguarda la pulizia, per l'igiene, per la macchina, no? Mi dai una pettinatina al gattino? Michele qui c'ha il suo gattino. Miau. Dicevo, Michele, questo è lo stand per tutto per quanto riguarda la vettura, no? Quindi abbiamo i deodoranti, la profumiamo, tanto. la sciampiamo, la ceriamo, la laviamo, quindi car wash, gettoneria. Buongiorno, ci sono delle belle ragazze soprattutto. Ragazzi, ci sono i gadget, sì, però dovete comprare i prodotti, ragazzi. Vuoi gli Discovery? Preferisco... O questa? Il problema di questa è che praticamente
I braccetti. Eh sì, mi tocca tutto, mi tocca dalla coppa, tutte le plastiche. Però diciamo la verità, non lo scambieresti questa per il Discovery? La scambierei sì, per poi potermi comprare un Defender T5 e tenermi la differenza. Magari comprarci anche qualcos'altro. Ci escono dei bei assetti Herrero, quelli molto costosi. E adesso vince, anzi Savio. Cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere lo stand della Mafra, o Mafra come volete pronunciare. Hai già usato prodotti? Sì, ho usato diversi prodotti della Mafra, tipo anche quelli lì per diciamo rinnovare le plastiche, oppure la cera per sullo zip, l'ho usata sì, per lucidare le carrozzerie. Eccolo qua, guarda che bello stand. Spettacolo. Come dice Vincenzo, spettacolo. Spettacolo. Ragazzi, tutto per la cura della vostra auto. Quando andate a lavare la macchina, l'autonovaggio, E quello Tudor come per si fare usa? la barba. Sì. Fai la barba. Si applica il prodotto, impugnare così, non così, così. E come si utilizza? Esatto. E hanno una cosa figa, il panno tu... Il panno per asciugare l'auto, che lo metti sopra e poi lo tiri col fischio e l'acqua sparisce. Qui ci sono tutti i prodotti ceramici per carrozzeria, plastica, ci sono questi per gli interni, vetro, shampoo. Importantissimo l'iron remover, se vogliamo eliminare i residui di ferrosi dalla carrozzeria prima della lucidatura è indispensabile. Esatto. Rimuove tutte le contaminazioni ferrose da cerchi, carrozzeria e vetri. Ha detto benissimo Tudor. Allora, questa qui è la linea nuova della Mafra, una linea semiprofessionale proprio rivolta ai giovani ragazzi appassionati di auto. È una linea completa, quindi si va dal lavaggio alla decontaminazione, alla protezione della vostra auto o moto. C'è tutta la gamma completa, quindi dalla pulizia degli interni, pulizia degli esterni, sia per auto normali o auto nere o wrappate. Per quanto riguarda il lavaggio esterno abbiamo il foam gun pre-wash, quindi il nuovo tipo di shampoo che si dà con la foam gun, quindi l'effetto neve. L'iron remover è un decontaminante ferroso, quando praticamente lavando i cerchi rimangono ancora dei residui ferrosi, questo li scioglie e vi fa questo contrasto violaceo praticamente. Shampoo neutro per le macchine trattate, pulitore interno per Alcantara, un pulitore generico interno per le varie condizioni di trattare tutto l'interno dell'auto, prodotto per i vetri, appunto uno shampoo per macchine nere o wrappate, prodotto specifico per pulizia Alcantara, un prodotto per ripristinare le plastiche sia interne che esterne, le guarnizioni, uno shampoo ceramico quindi con protezione, l'evoluzione dello shampoo cera. Questo è un decontaminante per le macchie d'acqua, questo capita in macchie di calcare per chi non ha un... No, alla fine. Sia alla fine ma anche durante. Il calcio. Quando c'è delle macchie, quelle bianche sulla carrozzeria. Sì, calcare. Esatto. Fai lo spruzzo sopra? Lo spruzzo lo vai a trattare nei loghi, nelle maniglie, dove rimane l'acqua che fuoriesce, esatto. Uscite dal lavaggio e poi arrivate sotto casa e trovate tutte le allure. Esatto, poi i residui dell'acqua bianca. Ci mettete lo spruzzo e risolvete il problema. Col pennellino, intorno all'uovo, perché mi sono chiesto che c'entra il pennellino? Giustamente il pennellino serve per andare proprio a curare le parti, a dettagliare sui dettagli, sulle scritte della macchina. Chi è che non ha una MG? Intorno alla scritta MG voi ci passate il pennellino. Attenti ad acquistare i pennellini perché non vanno bene sia sulla carrozzeria che sulle plastiche, perché ci sono pennelli che graffiano la carrozzeria. No, certo, dipende dalle setole. Lo specifico. Sono dei pennelli particolari, non sono i pennelli da ferramenta, quelli per pitturare. Non quelli su Amazon a 5 euro. Sì, quelli che quindi pennello adeguato. Abbiamo due tipi di pennello, questo qui serve più che altro per gli impegni più gravosi, quindi di solito per pulire appunto
i dettagli esterni per i cerchi, si differenzia per il tipo di setola. Infatti? È più rigida questo tipo di setola, ha una punta particolare, così una punta stellata, serve il chiotto per fare gli interni ancora più delicati. Ah, interna, quindi c'è per l'interno e per gli esterni. Esatto, sì, una punta tricuspide, quindi più, tra virgolette, più rigida, ti permette di lavorare meglio sugli esterni, le parti più gravosi, gli impegni più gravosi. Questo invece si può servire sia per pulire gli interni che per fare proprio un vero e proprio duster, cioè vai a spolverare gli interni quando si forma la polvere, anche su quelle parti nere lucide che sono molto molto delicate. Ma da asciutto o da bagnato? Se fai duster, quindi vai a spolverare, da asciutto. Okay. Quando invece usi il prodotto, tu il prodotto lo vai praticamente a dare nel pennello e poi vai a lavorare, a frizionare sulla parte e poi passi il panno. Quindi fondamentalmente per fare una cera. Ovviamente made in Italy. Questo è fondamentale, made in Italy. Ragazzi, made in Italy. Tutti i prodotti, la Mafra è una ditta italianissima. Non possiamo tralasciare sta cosa indietro. Ragazzi, made in Italy, cioè ci troviamo, non per niente, ci troviamo nello stand Mafra, ragazzi. Attenzione, La cera veloce, facilissima applicazione proprio per chi ama coccolare la propria auto. Questo invece è un pulitore. Molto spesso capita che si lava la macchina, si mette la macchina in garage per qualche giorno, si forma quella leggera polvere sopra. Andrebbe rilavata. Questo prodotto vi permette di pulirla, tra virgolette, a secco, perché è un prodotto molto lubrificato, quindi lo si dà sul panno o sulla parte di carrozzeria e con i panni giusti. Panno giusto. Esatto. Sono dei panni fatti apposta proprio per fare questo compito, quindi che trattengono lo sporco e evita di formare graffi sulla carrozzeria. E non graffia, assolutamente non graffia. Altra cosa, Vincenzo, diciamolo per chi non lo sa. Certo. Che cos'è il Nebula Foam? Che cos'è il Nebula Foam? Questo non può mancare, vero? Assolutamente no. Non tutti hanno la foam gun, quindi l'idropulitrice con l'adattatore e la pistola specifica. Questo vi permette di ottenere lo stesso risultato molto molto simile senza avere l'idropulitrice, quindi proprio l'attrezzo, la foam gun. Lo potete fare, quindi mettete la miscela già pronta Si riesce a distribuire in maniera omogenea. Esatto, potete scegliere 3 diversi ugelli, quindi avere 3 tipi di schiuma diverse, una schiuma più bagnata, più asciutta a seconda anche di quello che dovete trattare. E anche dallo sporco, peso. Esatto. Potete sia precaricarlo a mano, ma la novità di questa nuova... Si può anche tramite... il compressorino. Collegate il compressore, quindi pressione costante, avete una stesura del prodotto ottimale. Esatto, sempre omogenea. Sempre omogenea. Quindi ragazzi, voi lo comprate o lo caricate a mano oppure con la pistola per gonfiare le gomme. A quanto? C'ha un limite, sennò qui scoppiamo tutte cose. Fai conto che si lavora anche fino a 5 bar, quindi i compressorini normali hanno... Che probabilmente ci sarà scritto sulla... tutto quello che vi serve, è tutto... No, lo diciamo perché poi magari i ragazzi si mettono a gonfiare e poi chiamano, è scoppiato. No, ragazzi, mi raccomando, leggete bene le istruzioni, lo comprate ovviamente, perché sennò abbiamo parlato per niente, lo comprate, qua sopra c'è scritto a quanto bisogna gonfiare, se non vi fidate ragazzi, comprate a mano. E questo qua ovviamente per la cura della vostra auto non deve mancare, come tutti i prodotti. Esatto. Inquadrando il barcode col telefono, esatto, vi esce tutto il video con la spiegazione. Ogni prodotto ha questo sistema. Quindi QR code o barcode? QR code. Sì. Quindi avete il video con tutto quello che vi serve. Perfetto. Spettacolo. Ottimo. Ok. Grazie. Comunque lui è stato molto gentile, come ti chiami? Marco Sarro. Lui si chiama Marco, ragazzi, meglio di così non potevamo mica, non è stato a caso. Esatto. Quindi buon detailing, esatto. buon lavoro. Grazie, gentilissimo, ciao. Antonio, che è il collega di Vladimir. Saluta tutti. Poi c'è Michele con il suo gatto. C'è Savio. Grande Fabioli. C'è Vladimir. C'è Marco. C'è Marco. Guarda qua chi c'è. Non entri. Ciao. No, ti conosco. Sei a posto, Fabietto? Padiglione. Ora cambio padiglione. Grande azienda.
molto larghi, però anche molto bassi di spalla. Che non va da nessuna parte, Questo padiglione c'ha roba seria. Come fa? No, devi vedere. Adesso giro, dai. E adesso dobbiamo fare pausa, ovviamente, perché abbiamo girato un bel po' di stand. Dobbiamo riposarci un pochino e riempire le nostre belle pance. Dopo la colazione. Dopo la colazione. Facciamo il pranzo. Andiamo a mangiare. Savio? 10? Ma il vegano può bere? L'uva. È uva. È l'uva, ma è fermentata, quindi ci sono batteri dentro. Roba dentro. Aspetta, mica, ora si fa un brindisi. Vuoi anche tu? Vai. Grazie. Qualcun altro? A posto? Ah, voi non bevete? Vedete che durava un po'. Non bevo io. Siamo seduti. Abbiamo ordinato da bere. Di altro. No. Abbiamo ordinato fritto misto. Tranne qualcuno che ha preso spaghetti. E basta. Dici che non ti cambiano il viso. Brindisi. Cos'è questo? Perché i ragazzi vogliono sapere cosa stiamo bevendo. È un prosecco. Il prosecco del terrazzo. Prosecco frizzante doc, Parco della Venda. Ecco, vedi? Quello è buono. Chi è che non l'ha bevuto quello? Io. Quindi, un bel fritto misto, ragazzi. Salute. Sapete cosa ci aspetta? Buon pranzo. Evviva! Sì. Viva! Ci vediamo dopo in fiera, ragazzi. I biteri. Ci arriviamo anche di là. Ma a distanza. Aspetta che non mi spaccate il bicchiere in testa per il resto. Allora, Davide, Dimmi. hai mangiato bene? Sì. Prosecco? Prosecco è sempre buono. Anche se diciamo che poteva essere più dalle nostre parti. Che esatto. Però dai, ce lo siamo fatti andare bene, dai. Sì. Rientriamo dentro. Sì, vediamo ancora qualche novità. E vediamo. Aspetta il palo. E vediamo altri stand, dai, vediamo cosa viene fuori. E ce n'è ancora da guardare, non so cosa ancora ci manca, però cose interessanti. Sicuramente, dai. Quindi adesso ritorniamo dentro. Bene, siamo rientrati, prendiamo il giro e Andiamo al 30? Andiamo al 30. Dai, così almeno ce li togliamo dalle palle. Esatto. Siamo qui vicino. Adesso mi fai una panoramica. Basta solo panoramica? un attimino. Guarda, dai. qua ci sono Aspetta, le colonne mobili wireless. Vai che. Dove vai? Vai, spiega, vai. Colonne mobili wireless. Ok. Comandate a distanza. Bellissima. Altre colonne mobili. Ok. Ci addentriamo, vuoi addentrarti un po'? Ci addentriamo. Dai. Sollevatore per ruote heavy duty.
qui hai le presse. Questa per togliere un cuscinetto è la migliore. Cosa? Per togliere un cuscinetto è la migliore, leggermente grande ma... Diciamo che riesci tranquillamente. Ma fammi vedere un po' di ponti. Questi sono i ponti, questo è il mio, questo io ho questo. Questo è il ponte per moto e per quad anche, perché è allargato. Ciao Tudor. Vai. Puoi mettere... Io ho questo, Io ho questi due. Questo sì. Bel ponticello. No. Stavo. Cosa stavi Guarda. Sembrava, ma non era così. No. Sembrava, ma... Però dai, se... No, non si può. Questo è il tartufo nero, praticamente. Sì, lo grattugiate. Questo qua invece è per quelle ragazze roba da carrozziero, serve per allargare in caso di incidenti. Si allarga. Per i pompieri, Anche per i pompieri, giustamente, dice Claudio. E poi ci puoi mettere anche... Ci sono vari accessori da poter mettere. Accessori anche delle pinze o... Questi sono delle Questo varie... battitoio a contraccolpo, è il battitoio da carrozziere, il classico battitoio quello... da altre pompe. Sollevatore da fossa ad aria, idropneumatico. La pressa schiacciafiltri. La pressa schiacciafiltri questa. Per risparmiare spazio? Sì. Tu hai qua il contenitore, ti schiaccia il filtro e ti cade dentro qua. Poi tiri fuori. Questa non la sapevo neanche io. C'è la pressa schiaccia filtri, la pressa schiaccia cartoni. Ce ne sono talmente tanti che non mi ricordo. Cavalletto rotativo. Ok, questo sì, esatto. E poi lo lavori, lo giri, lo fai, lo brighi. Tutto Cavalletto semplice per le portiere. O anche per appoggiare. Per i carrozzieri. Quindi questo qui è per Sebastian, potrebbe essere molto comodo. Le usano tanto per verniciarci sopra i ponti. Esatto. Stai facendo il video, Michele? Sì, io proseguo. Sì, perché i ragazzi vogliono essere molto io aggiornati. dopo... Poi siamo proprio nelle mani giuste, c'è il signor Tudor. Ovvio. Vediamo un attimo anche gli altri ponti che hai a forbice. Le due colonne ce n'è per tutti i gusti. Ok. Questi sono gli attrezzi che hai visto anche prima, quelli per lo... Questi è molto comodi, Questi comodi. Molto comodi. Molto interessante. Ti stanno guardando male, te lo dico, poi fai quello che vuoi. Ovvio. Cazzo, mi hai preso per chi è? Non si sposta mica da solo lui. Dopo vi vengo a salutare tutti. Bravo Tudor, numero 1. Hai visto? E poi qui cosa abbiamo? Vediamo un po'. Quello là. Quello di là mi guarda, quello doppio forbice, quello senza bello. Fai vedere Ragazzi, come utilizzare tutti i giorni nei miei video vedete questo tipo di ponte. È indispensabile in officina avere un ponte del genere. Chi non ce l'ha lo deve avere, Claudio. Certo. Quello è un ponte che fa alcune cose, questo ne fa un altro. Esatto. Poi ovviamente ragazzi è tutto allungabile, non lo sappiamo, nella vita è sempre così. Ragazzi è spettacolo. Più di così non potete avere. Questo qua, Michele, addirittura qua abbiamo già le piastre da gommisti, no? Quelle che utilizzano i gommisti, molto comode, voi l'avete visto, no? Nei video, per vedere i rumori, mica stiamo qui a far pettinare le bambole, questo qui è molto utile. Certo. 3D per fare la convergenza. Per fare la convergenza e nell'occasione andare a vedere i rumori. Quando abbiamo problemi di cuscinetto sugli ammortizzatori, questo qui è proprio di gamba, con l'accessorio, con l'accessorio in più per sollevare ulteriormente l'auto. Che così... Ovviamente, anche se non ci sono le piastre, è utile questo ponte per vedere tutti i rumori che su questi ponti qua non riusciamo a vedere, o anche quelli a braccio. Anche perché la macchina resta sempre... con il peso della vettura andiamo a vedere tutti i rumori che non si vedono sugli altri ponti, quindi un ponte così in officina è indispensabile, bisogna averlo, o il piccolo o il grande bisogna averlo. L'altezza del sollevamento
direi che io sono alto 1,80 e non devi stare sotto. Si riesce a lavorare. Poi salva spazio perché comunque non è ingombrante. Esatto. Questo mi ci vorrebbe in garage. Sì. Con un garage ovviamente più alto. Anche a me ci vorrebbe in garage. Uno di questi. Articolo 552 che si può fare anche il kit mobile, cioè praticamente si attacca un manico con le ruote che lo puoi spostare dove vuoi nell'officina. Sì, sai cosa che non vedo? Quei ponti, quelli che vanno sotto ogni singola ruota. Le colonne mobili, sì. Le abbiamo passate di là, erano le prime. E adesso andiamo dove? Sì. No, questi. È click. Questo Vincenzo, questo. Adesso questo. Michele, stai riprendendo? Certo che sto riprendendo. Perché i ragazzi devono sapere che bastano 2 pompate che voi il crick già l'avete già su. Già fatto. Cioè, è come. Ma questo, guarda che solidità. Ecco, Questi poi sono... innanzitutto sono crick ribassati che li mettiamo sotto vetture molto basse. Poi sono dotati di ruote. Dov'è Tudor? Signor Tudor? Nylon. Ecco, benissimo. Per l'idraulico. Esatto. Quindi avete sentito questo? Esatto. Poi addirittura questo qui abbiamo un crick con le ruote che questo qui ragazzi non si ferma davanti a nulla. Basculanti. Avete sentito? Il gergo per i grigliati. Cosa facciamo? Per passare sopra i grigliati. Certo. Usato grigliati hai grigliati in officina, hai le buche con i grigliati sopra, questo puoi passarci sopra. Esatto, su una strada, su un pavimento non liscio, quindi anche su dove ci sono i pietruzzi, non so. Questo qui è un crick che non si ferma davanti a nulla. Di questo ma più lungo. Sai, è vero che quando cambio garage passo di step, da questo andrò a questo. Ecco, ti vedo bene Michele. Però guarda, questo è già una bomba perché ovviamente possiamo consigliare ai ragazzi che se loro non riescono ad affrontare una spesa del genere, abbiamo anche questi qua un po' più piccolini. Questi sono proprio da mettere nel bagaglio della macchina, perché a parte che sono leggerissimi. Però possono essere il primo step per chi vuole magari avere qualche attrezzatura. Fanno la stessa cosa. Poi ovviamente hanno meno portata, ovviamente, però comunque il tuo, quello che devi fare lo fai. La macchina la alzano lo stesso. Certo, poi ci sono quei crick che per quelli che non vogliono far fatica. Per i grigliati che ti dicevo. Esatto. Facciamo vedere ragazzi la grigliata qual è. Giusto? È questa qui. Grigliata di carne. Poi io dicevo cammina sopra tranquillamente. E poi basta che lo spingi che cammina da solo, quindi stavo dicendo per quelli che non vogliono fare molta fatica abbiamo quei crick che vanno ad aria, giusto signor Turis? Per quelle persone molto sofisticate. Tudor, ci fai vedere, sembra che è anche collegato. Sembra. Vedo il tubo che va sotto. Probabilmente ci hanno chiuso l'aria. Probabilmente praticamente ragazzi con questo crick non dovete far fatica, basta schiacciare un pulsante e va su. Se non c'è l'aria prova a soffiare. Esatto. All'occorrenza si può soffiare. Non c'è l'aria. Comunque. E questo cosa c'è? Vabbè, non abbiamo l'aria. Si sono dimenticate di collegare il compressore, però dal tubo ve la dice tutta, ragazzi. Questo è veramente l'ideale. Nuovo modello articolo 541, portata 3200 kg, compatto, per piccole officine con problemi di spazio. Si vede che è bello compatto. Qui invece c'è il banco, c'è l'assetto ruote. L'assetto ruote con il ovviamente sollevatore a forbice. E qua abbiamo gli smontagomme. Abbiamo tutta la roba del tire. Smontagomme, varie misure, per cerchi di varie misure, accessori più, accessori meno, una singola velocità, 2 velocità, monofase, trifase.
quindi sì, c'è un po' di tutto. Qui abbiamo poi le bilanciatrici. Bilanciatrice abbiamo questa rispetto alle altre al Virtual Sonar. Cioè? Il Virtual Virtual Sonar, questo che ti legge la dimensione del cerchio. Ok. Questo è appunto Fammi vedere un po' come è fatto. roba. Tudor, fammi vedere un po' come hai fatto. Perché? Bellissima così per- bilanciatrice. Prendi la misura del cerchio. Facci vedere Tudor come metti la mano sotto. Ok. Ragazzi, Abbiamo preso la misura del cerchio. Esatto. Basta abbassare. Esatto, che il lei pneumatico parte. parte, gira e alla fine ci dice di quanto è squilibrato E dove mettere il e dove squilibrato. mettere soprattutto. È un po' squilibrata. È un po' squilibrato. Tu facci capire pezzo dove squilibrato. bisogna andare a mettere i pesi. Lo sai? Allora, C'è un laser? Quello vediamo. in Ecco qua, posizione, quando diventa verde vuol dire che in quella posizione, dalla a parte ore 12 va posizionato il sull'esterno, peso. sull'esterno. No, all'interno. No. Cerchi in lega all'interno, cerchi in ferro all'esterno. Esatto. Cerchi Però in perché lega c'ha questi due angoli? perché avevo preso male io la misura. Ah. Cerchio in lega, adesivi, Sì, pesi quelli lì. adesivi interni. Sì, è vero, all'esterno non Cerchi in mettono ferro mai. all'esterno. Sì, no, pesi classici. noi intendavamo esterno, ma ovviamente non è che andiamo a mettere il peso No. di là, ma lo mettiamo di qua. C'è chi lo fa, fidati. Sì. Ah, vabbè. A me ha rovinato il cerchio così. Quelli del No, non-auto. noi non lo facciamo. Noi Quelli del non-auto mi mettiamo hanno rovinato l'adesivo i cerchi così. Mi hanno piombato messo i al cerchi. posto giusto. Quindi quando la striscia qui diventa di verde, guardate, ops, ecco qua, vuol dire che a ore 12 noi andiamo a mettere il peso. Ovviamente qui c'è indicato 30 e 105 all'esterno, vuol dire che sta ruota è veramente messa male. Comunque, ovviamente anche da questa parte 105, poi dopo rilanciamo, dopo aver messo i pesi qua sotto, e lì ci dovrà apparire 00, che non è una Coca Light 00, però va bene. Ovviamente ragazzi stiamo parlando di OMCN. Ah, beh, questo Abbiamo un altro nostro youtuber, forse anche lui lo conosci. Ciao ragazzi, ciao. Questi sono. Ciao. Ti è piaciuto il pedal sprint? Lei è siciliano? Ti è piaciuto il pedal sprint? Lui è un meccanico, ok? Cioè, non solo un meccanico, lui è una testolina fina che ha provato il pedal sprint e se n'è innamorato. Vincenzo l'ha provato, se n'è innamorato ancora di più. Tutti quelli che lo provano si innamorano. Noi stiamo dando questa offerta ai meccanici in maniera tale che potete lavorare bene con uno strumento plug and play, non avete A parte questo qua, voi trattate anche le E allora Davide, sei stanco un pochino? Comincio. Adesso andiamo a vedere qualcosa che ti può interessare. Sì, Cosa vuoi andare a vedere che ti piace? Ho un po' di curiosità su discorsi centraline, mappature che mi manca un po'. Ok dai, allora andiamo a vedere. Penso che il tuo aiuto sarà buono. Va bene dai. Vediamo. Ok ragazzi, come vedete è cambiato anche il tempo. E adesso cosa facciamo Vincenzo? Vuoi vedere gli ultimi stand o... Dai, andiamo a vedere gli ultimi stand. Vediamo se è aperto. Se è aperto. Mi sa che ci chiudono dentro. Qua mi sa che stanno già sbaraccando. Ormai mi sa che non c'è più niente, sai? Ormai basta. Alla ciao. 40 li guarda voi.
Abbiamo provato a entrare dentro, ma purtroppo all'interno è già tutto chiuso e quindi ormai stanno tutti gli stand chiudendo. E adesso facciamo gli ultimi saluti con il gruppo e poi vediamo di tornare. Del ritorno. No, dopo facciamo l'ultimo noi tra me e te. Dopo... Cicci. Come l'hai chiamato? Cicci. Cicci, amore. Allora ragazzi, avete visto? Non siamo riusciti a fare purtroppo tutti gli stand, però spero che il video vi sia piaciuto, perché comunque siamo andati un po' a gironzolare un po' per tutti gli stand. Poi c'è stato il buon Vincenzo che ci ha parlato un po' nel dettaglio di tante cosette, c'è stato anche il buon Tudor, Vladimir che non poteva mancare, Savio, Davide e Segugio. Torneremo io e Davide, e poi chiuderemo per i saluti finali. Allora ragazzi, siamo qui con il buon Vincenzino. Davide si sta pulendo gli occhiali, vabbè, tranquillo, dai. Sì, Davide, ero in pace che mi pulivo gli occhiali. io e Davide adesso riprendiamo e torniamo verso casa e salutiamo Vincenzo. E sono già un po' triste ragazzi, però dai, ti sei divertito. Guarda che si è scatenato, ragazzi, si è scatenato. Vedete che bel sacchetto che ho? Guardate. Bello, a me il giallo e nero piace. Sì. La macchina è nera, però dona. Se fosse stata gialla e nera, carino. Comunque ragazzi, ho passato veramente una bella giornata e la loro compagnia è veramente è stato fantastico. È da ripetere. Esatto. Comunque peccato che è finito in un attimo. È stato veloce. C'era ancora da vedere. C'era ancora tanto ragazzi da vedere. E che non abbiamo visto neanche noi. Magari daremo l'appuntamento magari al prossimo anno, se ci sarà l'occasione. Esatto, magari hanno un anno di tempo, chissà, che si organizzano per venire anche loro. Ci verranno a salutare anche loro. Assolutamente sì. Esatto. Saluto il buon Vincenzo e proseguo il viaggio con Davide. A dopo. Noi a dopo e a te. Noi ci salutiamo adesso. Esatto. Era un collasso storico. Andiamo verso Padova. Presa l'autostrada, torniamo verso casa. Come ti è sembrata? È stata una giornata molto intensa, abbiamo visto un sacco di cose. E cosa ti è rimasto in più impresso? Questo tu me lo chiedi perché siamo stati lì a parlare tanto. Abbiamo una cosa che stiamo studiando, penso sia io sia il buon Michele, le lavorazioni delle centraline, ma non tanto mappature estreme, ma come andare a lavorare sulle centraline, sui problemi che possono verificarsi, magari riscritture, quelle cose lì, per magari poter salvare una macchina da una spesa grossa. Esatto. Devo dire, sono stanco morto. Penso che tu. Siamo cotti ragazzi, siamo cotti. È stata una fiera bella intensa. L'unica cosa che un po' mi dispiace, e credo forse anche a te Davide, è che non siamo riusciti a vedere tutto, ecco. Siamo arrivati un po' lunghi. Che ci siamo persi un po' in alcuni stand che reputavamo comunque importanti, quindi volevamo un po' approfondire. Quindi ci siamo fatti spiegare molto bene tutte le particolarità di quelle case dove ci siamo soffermati di più, però ne siamo usciti, secondo me, vincitori da un lato, perché nel senso siamo riusciti a vedere quello che ci serviva, quello che ci interessava. Sì. Se avessimo avuto un'altra giornata, qualcosina in più, secondo me. Ci voleva forse un secondo giorno. Sì, però va bene così, dai. Va bene, ce lo facciamo bastare, dai. Sì. Ci salutiamo dopo con Davide, che poi lui proseguirà per tornare a casa. Esatto. E adesso io continuo intanto verso casa. Facciamo la chiusura alla Yakidale? A dopo! Forse vuoi dire qualcosa? Che piove? Sì. Che piove? Torniamo con la pioggia. Però fa più fresco. Nel frattempo ragazzi, voi non l'avete visto,
Ma noi ci siamo fatti una bella chiacchiera, abbiamo parlato di tante cosette interessanti. Tanto 4 parole, invece giù bene, fanno bene a tutti. Sia a me sia a te. E qua piove. Allora ragazzi, vedete un attimo un po' la tenebra, perché siamo arrivati io a casa e io ho ancora un'oretta di strada e piove e quindi anche c'è poca luce. Per questo vedete un po' di oscurità nel video. Io lascio il buon Davide che mi ha accompagnato in questo viaggio, in questa giornata bellissima. Lo ringrazio davvero, è stato di compagnia ragazzi, è un ragazzo Davide fantastico. Se non conoscete ancora il suo canale, mi raccomando, ve lo dico già, andate a vedere Rossi Automotive. Quindi, ma lo trovate subito in YouTube, basta che ricercate lui e andate a vedere che lavori fa. Io ovviamente ringrazio anche a te per avermi fatto passare una bellissima giornata, te e tutti gli altri anche. È stata una bella giornata, abbiamo fatto un bellissimo anche viaggio in macchina, abbiamo chiacchierato, alla fine ci siamo sempre sentiti per messaggio. Ora, oggi abbiamo realizzato il sogno di conoscerci. E chissà, magari qualche collaborazione. Perché no? Dai, qualche progettino ci sta, dovete sapere che durante la strada abbiamo parlato talmente tanto di tutto. Sì, ho detto dai, ma vieni anche in officina da me, così ci divertiamo, giochiamo un po', ci sta, dai, quindi magari qualche cosa in futuro o qualche cosa in pentola secondo me esce fuori. Ci sta. Allora, io voglio terminare questo vlog, questo primo vlog che ho fatto. Spero, adesso poi nel corso di questi giorni andrò a montare il tutto. Spero che ne uscirà una cosa carina e da potervela poi gustare voi, ecco. Bene. E come dico sempre, per questo video, per questo vlog è tutto. E ci vediamo al prossimo. E ci vediamo ovviamente al prossimo. Ciao! Secondo me al finale è venuto strafigo perché abbiamo tutto abbiamo salutato insieme in sincrono, è carino. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, lascia un bel like e perché no, anche un bel commento. Ciao, ci vediamo al prossimo video.